Allora, la domanda a cui voglio rispondere in questo momento è: quali sono le carte fedeltà, scusatemi, possedute da Giovanni Pace? Ok, questa è la cosa più importante. Allora, devo cercare di attingere, tra virgolette, a due informazioni che si trovano su due tabelle diverse. Bene, guardate, il concetto qual è? È molto semplice. Lo vediamo prima sull'Excel perché è qui che si sviluppa praticamente tutto quanto. Allora, l'idea è quella di prendere la prima tabella, ok? Ed effettuare la nostra query, quindi ci andiamo a selezionare Giovanni Pace. Come facciamo ad effettuare questo? Guardate, faccio una piccola corrispondenza. Allora, la prima cosa che faccio sarà sicuramente un select star da dove, from persona, where, ok, codefis uguale pcagnn. Vado ad effettuare questa query, ok, ed ottengo ovviamente Giovanni Pace. Ok, quindi soltanto un elemento. Benissimo, a questo punto qual è l'idea? L'idea è effettuare una unione, ok? Quindi vado ad attaccare, ad appiccicare, ok, le due tabelle che sono persona e carta per effettuare questa operazione qui. Guardate, ho appena attaccato questa tabella. Come si attacca una tabella? E soprattutto sotto quali regole? Benissimo, la cosa più importante è che in questa tabella io devo rendere questi due elementi praticamente identici. Devo dirgli, crea una tabellona gigantesca che unisce le prime due, ma devi stare attento ad effettuare una connessione diretta tra questi due elementi. E quindi come si fa questa situazione qui? Come si realizza? Allora, alla tabella persona, io che cosa vado ad effettuare? Guardate, vado ad effettuare una join, ovvero un'unione. A chi mi devo unire? Beh, tecnicamente mi devo unire a quest'altra tabella qui. Quindi vado a joinarmi a carta e poi su quali regole, su quali campi? Guardate, l'idea è proprio questa. L'idea è che gli devo dire che dalla tabella di partenza persona, persona ID, che è la mia primary key, deve essere uguale alla tabella di avvicinamento, quindi che ho appena attaccato alla mia, sul campo persona ref. E quindi infatti qual è l'idea? La tabella di partenza qual è? È quella che ho subito sopra. Ok? Su persona che cosa ho in comune con carta? Punto. Persona ID. Ok? Deve essere uguale a carta. Punto. Carta, scusatemi, persona ref. E quindi guardate qual è la situazione. Io ho appena effettuato un collegamento di questo tipo. Vado in cattura e ve lo spiego al volo. È molto semplice. Quindi all'interno di questa tabella, ops, scusatemi, è saltata il cattura, all'interno di una tabella di questo genere, io ho appena detto che sulla tabella persona devo effettuare un collegamento su carta persona ref. Ok? E che cosa mi permette di effettuare questo? Quando effettuo un'operazione di questo genere, ok? Per rispettare questo vincolo, vedete, io di qua ci devo mettere un 1. Quali sono le righe di questa tabella che corrispondono a quell'1? Bene, innanzitutto questa. Perfetto. Allora, l'idea è proprio questa. In questo caso ho Pace Giovanni con la sua carta fedeltà con 1, 2, 3. Però non solo questa, ok, mi risponde al mio vincolo, quindi alla mia regola di join, ma anche quest'altra. Ci avete fatto caso? Infatti, se volete vi evidenzio le tre chiavi che praticamente sono uguali. Bene, infatti, proprio questa è l'idea. Vado a prendermi questo elemento qui, anche quest'altro elemento, e lo incollo qui sotto. Vedete? Ho appena creato una tabella composta da due righe. Però qual è la situazione? Dato che persona ID deve essere uguale a persona ref, anche persona ref deve essere uguale a persona ID. E infatti qui questo campo deve essere necessariamente uguale a questo. Ok? Chi è che soddisfa questo vincolo nella parte di persona, quindi a livello di persona? Esattamente questa riga qui. Vedete? C'è una replicazione necessaria del dato per poter rispettare, guardate, l'incremento, quindi l'inserimento di un elemento all'interno
più di un elemento all'interno della mia tabella. Quindi ripercorro tutto quanto da capo. Voglio vedere quali sono gli elementi o comunque sia le carte fedeltà di Giovanni Pace. Benissimo, vado nell'altra carta per rispettare il mio vincolo di foreign key, ok? E ottengo questi due elementi. A questo punto che succede? In questo caso questa tipologia di riga qui non può essere vuota, ok? Ma deve rispettare per forza quello che è il vincolo dettato da persona id uguale a persona rif. E quindi, dato che persona rif è 1, vado a ricercarmi l'elemento che si trova qui sopra e quindi creo una tabella composta in questo modo. Ok? E infatti l'obiettivo è proprio questo. Vado ad effettuare la mia query, guardate, nella parte sotto ottengo tutte queste informazioni. Posso dire che Giovanni Pace ha il Conod e la Coap come carte fedeltà con questi codici. Se ho voglia di filtrare, tra virgolette, i miei contenuti, non mi servono tutte quante queste chiavi, ovviamente cosa faccio? Posso fare un po' di proiezione, creo un'altra query e mi visualizzo solo il nominativo, il codice fiscale e poi il negozio e il codice. E in questo caso, guardate, la mia tabella è molto più pulita. Cerchiamo di capire a questo punto, allora, come funziona al contrario, ok? Quindi voglio vedere quale carta, quale proprietario appartiene ad una carta fedeltà. Ok? Quindi facciamo il discorso contrario. Permettetemi di spostare questa tabella qui nella parte bassa, quindi così almeno non la vediamo. Allora l'idea è partire, per esempio, da una di... scusatemi, ripulisco la mia tabella. Voglio sapere a chi appartiene questa carta qui. Anzi, facciamo così, questa carta qui. Allora l'idea è partire ovviamente dal mio filtraggio, ok, della carta. Mi riporto ovviamente il mio riferimento principale. Guardate, che cosa vado ad effettuare? Vado a fare una query, quindi parto sempre da una query, ok? Select star from carta, ok? Where, ovviamente voglio sapere di chi è questa carta con CP890, where codice è uguale a CP890. Ok, a questo punto l'idea è sempre la stessa. Praticamente vado a fare una join, quindi joino la mia tabella di riferimento, quindi quella che si trova dall'altra parte, ok? E devo dargli delle regole, ok? Intanto effettuiamo questo collegamento. Vedete, qui ci sta l'altra. Se volete proprio vi metto un bordo giusto per farvi capire dove inizia una e dove finisce l'altra. Allora l'idea è proprio quella di fare, quindi dopo il from carta, una join con che cosa? Con persona. Su quali regole? Allora, sempre si parte dalla tabella di partenza, vedete? La tabella di partenza è carta che ha persona rif, ok? Qui li troviamo praticamente molto vicini, quindi capiamo subito come funziona molto velocemente. Allora, quelle che collegano fondamentalmente, cioè quindi le colonne che collegano la carta a persona, la colonna che collega carta a persona è persona rif, quindi devo dirgli che persona rif deve avere un riferimento su persona id, vedete? Quindi è la stessa identica cosa di dire, come al solito, queste due colonne sono il riferimento. Benissimo. Allora a questo punto, carta che cosa c'ha? C'ha persona rif, è uguale a che cosa? A persona id. Ci siamo? E a questo punto cosa succede? Vado ad effettuare la mia operazione e c'ho Valeria Verdi. Ci siamo? Quindi capite benissimo che come riferimento qui è molto più semplice perché dall'altra parte, vedete questo è il 3, questi due elementi sono praticamente uguali e di solito ce ne sta soltanto uno perché tecnicamente qui in questo caso la riga sarà corrispondente alla nostra relazione dove una carta fedeltà avrà esattamente una persona come riferimento, ok? Quindi non ci saranno valori multipli. Abbiamo capito quindi in questo momento per quale motivo sulla join di persona abbiamo più di una riga, ovviamente causando una replicazione del dato dalla parte di persona, ok?
ma qui abbiamo capito per quale motivo, per una questione di bilanciamento della nostra tabella. Dall'altra parte, ok, che cosa ci siamo portati dietro? Ci siamo portati ovviamente una join molto più semplice perché c'è composta da una riga sola a causa della sua dipendenza stretta proprio da parte della carta fedeltà sulla persona stessa. Adesso facciamo un discorso un po' più particolare sul per quale motivo quando vado ad effettuare un'operazione di questo genere, guardate, quindi voglio vedere tutti i proprietari di carte e tutti coloro che non hanno una carta fedeltà. Questa situazione qui senza il where, quindi senza filtrare direttamente, ci porta avanti tutti, quindi Giovanni Pace, Mario Rossi, Valeria Verdi, ma non, guardate, Marica Marico. E adesso cerchiamo di capire per quale motivo.